Ciao ragazzi, Juventus-Napoli il giorno dopo. Mi viene da ridere, da sorridere, perché questa mattina ho rivisto la partita e devo dire ragazzi, tanta roba, tantissima roba. Credo che, ma non solo per la Juve, non solo per il Napoli, bensì per il calcio italiano, quello di ieri sia stato uno spettacolo. È chiaro che poi, conoscendo usi e costumi tattici nostrani, gli allenatori non è che possano essere contenti di aver subito rispettivamente 4 e 3 gol. Però onestamente questo è un calcio che ci piace, un calcio che ci fa divertire. Non è un caso che ieri lo stadium sia tornato a scaldarsi e che abbia supportato per davvero tutti i 93 minuti la Juventus, uno Juventus Stadium che non si vedeva così caldo da tantissimo tempo, ed è davvero stata una bellissima serata, un sabato sera che ricorderemo e che lascia anche diversi spunti di riflessione. Avevo avuto una buona impressione per 60 minuti a Parma e ne ho avuto un'altra ottima sulla falsariga contro il Napoli, quindi è un test più complicato considerando come, a mio modestissimo parere, il Napoli sia la vera anti-Juve. Una partita dominata per lunghi tratti dalla gara della Juventus, come mi ha detto ieri fuori dallo stadio nel commento a caldo. Oggi invece, in quello a freddo, devo sottolineare degli aspetti che evidentemente, perché ragazzi voi lo sapete, o magari se non lo sapete adesso ve lo spiego, quando poi un cronista deve fare il pezzo partita e le pagelle, come nel mio caso, qualcosina ti perdi, ti consulti sì con i colleghi, hai l'esperienza necessaria per venirne a capo, però non hai una percezione totale di quanto stia accadendo in quel preciso momento, e per questo motivo rivedo magari anche più volte durante l'arco della settimana l'ultima gara che vedo appunto allo stadio. Onestamente una Juventus volitiva, propositiva, e secondo me che sta già andando oltre le più rosee aspettative, considerando i problemi del precampionato e l'handicap dovuto al fatto di non poter contare su Maurizio Sarri in panchina. Però i bianconeri benissimo fino al 3-0, nel senso che poi evidentemente sono calati di condizione, e lo sottolineo, in questa squadra che Dira in questo preciso momento, poi magari nell'evoluzione ci sarà qualche cambiamento, rappresenta l'elemento imprescindibile a centrocampo. Non è un caso che uscito lui la Juventus abbia faticato sia Parma e abbia subito ben 3 gol ieri. Voi mi direte sì, però 2 sono da calcio piazzato, ma cosa c'entra Khedira? C'entra che Khedira, dall'alto di un'intelligenza tattica smisurata e di qualità tecniche importanti, sicuramente non avrà grandissimo passo, però è un giocatore che sa fare entrambe le fasi e lo dimostra arrivando spesso alla conclusione. Tra l'altro contro il Napoli ha sbagliato un gol clamoroso, però ha centrato anche una traversa incredibile. Quindi senza di lui e con l'ingresso di Emre Can, che ieri non è stato dei più positivi, anzi io personalmente gli ho dato 5 perché credo che con lui la Juve si sia abbassata oltre misura e non abbia rispettato il piano gara impostoli da Sarri. Ecco, questo in questo momento, questo preciso momento per come è costruita questa Juventus, rappresenta un problema. E poi c'è il tema esuberi, no? Quei giocatori che sembravano a giugno fossero in partenza, che probabilmente erano nella lista di trasferimenti, anzi sicuramente lo erano, da Matuidi a Higuain a Khedira, e invece tutti si stanno rivelando importanti se non determinanti. Spento una lancia a favore del Pipita, che al di là della rete trovata ieri bellissima, tra l'altro facendosi beffe di uno dei centrali più forti d'Europa, Koulibaly, che ieri non l'ha dimostrato perché ne ha combinate di ogni, però Koulibaly resta in valore assoluto un giocatore fortissimo. Higuain è veramente funzionale per questa squadra, abbassa il suo raggio d'azione, duetta nel migliore dei modi con i giocatori tecnici, quindi parla loro calcio, ha voglia, ha spirito battagliero, è ben voluto dal pubblico. Ieri abbiamo visto, quando è uscito, come abbia ricevuto una standing ovation incredibile dai tifosi juventini. Quindi onestamente il feeling tra Higuain e il popolo bianconero non si è mai interrotto, anche quando è passato al Milan. Rivederlo in queste condizioni mentali soprattutto, lascia ben sperare in chiave progettuale, anche perché credo che a meno di clamorosi colpi di scena questo tridente siamo destinati a vederlo per lungo tempo. È vero che Dybala, qualora dovesse rimanere, ormai credo che non ci sia più tempo per una sua partenza, resta una candidatura forte, anche perché sta studiando per diventare falso 9 e, a detta di Martuscello, in allenamento i progressi sono anche notevoli. Bene Danilo, che al di là anche lui della rete, tra l'altro un gol già entrato nella storia, a parte il secondo gol del Napoli dove lui secondo me sbaglia una lettura concettuale per troppa foga, mi è sembrato un giocatore presente, un giocatore in entrambe le fasi già più completo
di De Sciglio, e non potrebbe essere altrimenti, considerando i suoi inizi al Santos, l'esplosione al Porto, al fatto che comunque lo abbiamo voluto sia al Real Madrid che al Manchester City, dove però non si è affermato in entrambe le piazze. Insomma, è davvero tutto molto bello, e vedremo adesso questa Juventus post pausa nazionale, quando riprenderà a Firenze, se riuscirà a progredire ulteriormente. Mi raccomando, se siete tifosi della Juventus, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like ai miei video e fatemi sapere appunto ancora il vostro punto di vista sulla vittoria contro il Napoli, che vedo ha davvero fatto clamore, anche per come poi è avvenuta, con una clamorosa autorete / erroraccio di Koulibaly. Un abbraccio e buona domenica a tutti!